Ciao, vediamo come creare delle ottime conversioni di immagini in bianco e nero partendo da un'immagine colore con il metodo calcoli di Photoshop. Nulla di trascendentale, una volta che abbiamo caricato la nostra immagine all'interno dell'area di lavoro, ci spostiamo sul menu immagine e andiamo subito a selezionare il pannello calcoli. Ora lui ci fa vedere subito un primo risultato, chiaramente è tutto pienamente modificabile sotto ogni aspetto. Se non dovessi conoscere tutti gli aspetti del pannello calcoli, subito ti anticipo che con il pannello calcoli possiamo andare a mescolare tra di loro più parametri a partire dalla sorgente, quindi dal file originale, in questo caso appunto il file è tutorial.psd, come possiamo vedere anche dal nome della linguetta, e possiamo selezionare quindi questo sia per sorgente 1 sia per sorgente 2. Chiaramente se avessimo due documenti diversi e quindi non lo stesso documento e volessimo mescolarli tra loro, li andremo a selezionare dalla sorgente 1 e dalla sorgente 2. Possiamo creare dei mix appunto anche dai livelli, quindi se un file come questo ha più livelli noi dobbiamo andare a decidere qual è il livello di partenza dal quale vogliamo far partire il mix di contenuti e scegliamo il livello 1, che è quello appunto in questo momento selezionato. Della sorgente 2 nella seconda sezione andiamo a scegliere anche qui il livello 1, potremo scegliere tra il livello sfondo eventualmente o l'insieme dei livelli presenti. Andremo a scegliere il livello 1 perché vogliamo mescolare più canali di colore diversi dello stesso livello dello stesso file immagine. Andiamo adesso invece a vedere come mescolare la terza voce, cioè il canale colore della prima sezione, quindi della sorgente 1 e del livello 1, con un canale colore diverso o uguale dello stesso livello. Partiamo dal presupposto che ogni immagine, in base al profilo colore che la determina, in questo caso RGB, è costituita da diversi canali colore. In questo caso appunto, essendo il profilo RGB, avremo il canale rosso, verde e blu. Di default vedremo anche grigio e trasparenza, ma chiaramente non dobbiamo considerarli, almeno nell'immediato, ma possiamo considerarli eventualmente per ottenere risultati alternativi. Il canale rosso, il canale verde e il canale blu sono canali fondamentalmente popolati da pixel del colore rosso, verde e blu che vanno nell'insieme a costituire l'intero impianto cromatico dell'immagine. Ed è così che andremo a mescolare, quindi a mixare tra loro per ottenere risultati efficaci, uno dei tre canali rosso, verde e blu con un altro canale sempre dello stesso livello. Chiaramente una volta ottenuta la risultante di partenza che più ci convince, dovremo andare a applicare l'ultimo intervento, cioè la fusione, scegliere quindi da questo menu a tendina il metodo di fusione che più si addice al nostro scopo, eventualmente parametrandone poi l'opacità, quindi l'intensità con la quale la fusione si definisce e si presenta. Torniamo ai canali. Una combinazione potrebbe essere, ad esempio, partendo dal presupposto che ogni foto è diversa e che la luce originale di ogni foto determina poi la risultante migliore, quindi dipende sempre dal livello di luminosità e di esposizione di ogni immagine che andiamo a lavorare, una combinazione vincente appunto potrebbe essere un canale verde con un canale blu, chiaramente dello stesso livello, con un metodo di fusione luce intensa. Come vedete tutto ben illuminato, anche le parti tendenzialmente più scure. Chiaramente noi andremo adesso a modificare le parti estremamente luminose andandole a scurire leggermente in modo da livellare, diciamo così, la luminosità almeno sull'incarnato. Per quanto riguarda i metodi di fusione, quelli maggiormente utilizzati e che garantiscono solitamente un risultato particolarmente efficace, troviamo sicuramente moltiplica, troviamo colore scherma, luce soffusa e luce intensa, ma anche la modalità di fusione aggiungi, con la possibilità di spostarci tra una luminanza negativa, quindi meno valore, fino a una luminanza positiva, chiaramente dipende sempre dall'immagine originale sulla quale stiamo lavorando. Sono tutti metodi di fusione che tendenzialmente possono essere efficaci. In questo caso particolare il metodo di fusione luce intensa con un'opacità al 100% ci soddisfa di più. Come risultato finale, quindi come risultato di questa operazione di fusione che abbiamo appena finito di parametrare, possiamo scegliere tra tre diverse modalità: un nuovo documento, quindi un nuovo file che si apre a parte rispetto a questo sul quale stiamo lavorando, un nuovo canale che si andrà ad aggiungere ai 4 canali RGB e ai 3 canali red, green e blu presenti di default, oppure una selezione. Nel nostro caso andremo ad aggiungere un nuovo canale. Clicchiamo su OK, si illumina di rosso il livello 1 sul quale abbiamo lavorato, apriamo il pannellino canali ed eccolo qua, il canale alfa 1, quello sul quale abbiamo lavorato. Ci spostiamo con il cursore sull'anteprima e con la combinazione di tasti CTRL A andiamo a selezionare tutta l'immagine. Possiamo anche andare sul menu selezione tutto, poi lo andiamo a copiare la nostra selezione CTRL o Command più C, oppure pannello modifica
copia. Selezioniamo di nuovo il canale RGB, torniamo sul menu livelli, ci spostiamo nella parte bassa, andiamo ad aggiungere un nuovo livello qui tramite l'iconcina apposita e poi con la combinazione di tasti CTRL o Command V oppure dal menu modifica incolla andiamo a incollare la selezione completa del canale alfa. Ed ecco qua, abbiamo il nostro bianco e nero, adesso andiamolo a perfezionare. Infatti, come potete vedere, io faccio uno zoom in avanti, ci sono delle zone sull'incarnato che sono particolarmente più chiare, come se fossero leggermente sovraesposte. Ecco, andiamo un attimino a scurirle, possiamo utilizzare in questo caso lo strumento per esempio brucia, e dal menu dinamico che si trova nella parte alta possiamo andare a scegliere tra luce e mezzi toni, cioè tra i pixel più chiari e i pixel mediamente scuri, con un'esposizione anche del 50%. Facendo un clic col tasto destro sull'area di lavoro possiamo anche andare a decidere le dimensioni della punta, dopodiché andiamo a passare lo strumento sulle parti più luminose. Come potrebbero essere appunto naso, parte della fronte e eventualmente anche la parte più bianca della barba. Posso anche andare a illuminare la parte interna dell'occhio, chiaramente evitando di andare a sovrascrivere e a sollecitare quindi le cromie e la luminosità della pupilla, ma girando tutto attorno. Come fare? Posso aggiungere un nuovo livello, attivare la modalità di fusione sovrapponi, scegliere un pennello di colore bianco, chiaramente in questo caso andiamo a scegliere una dimensione di pennello più piccola, dopodiché vado a passare il mouse attorno qui e la stessa cosa la andrò a fare anche quest'altro lato, evitando di andare a toccare le zone già particolarmente chiare come queste. Selezionando di nuovo il livello 2, risultante appunto del nostro canale alfa, si va a selezionare adesso lo strumento scherma che mi permette invece di illuminare zone tendenzialmente più ombreggiate e vado a selezionare l'intervallo ombre, quindi vado ad agire direttamente sui pixel più scuri anche con un'esposizione del 50 o del 40%. Anche qui vado a scegliere una determinata dimensione del pennello con il quale agisce lo strumento, dopodiché vado ad agire sulle parti un po' più scure, come per esempio cappello o la fronte alta, le sopracciglia, la parte più bassa, più interna, tutto attorno ai capelli, anche qui ancora un po' di barba. Vediamo com'era l'immagine e vediamo invece come adesso abbiamo già fatto delle modifiche, degli aggiustamenti al bianco e nero ottenuto con il metodo calcoli. Andiamo adesso ad aggiungere un po' di contrasto senza chiaramente esagerare, perché il risultato deve essere efficace soprattutto se non si abusa di certi strumenti. Quindi che cosa andiamo a fare? Selezioniamo il livello 2, poi vado a selezionare insieme con il tasto CTRL o Command anche il livello 3 e dopodiché con la combinazione di tasti CTRL ALT SHIFT E vado a sommare tutti i livelli sottostanti in questo livello, inglobando quindi le modifiche appena apportate. Dopodiché andrò a fare altre due copie di questo livello. Posso utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL o Command J oppure semplicemente trascinare il livello 4 sull'iconcina crea un nuovo livello per 2 volte, creando 3 copie. Lasciandomi selezionato la terza copia, mi sposto sul menu Filtro, Altro, Accentua passaggio, qui lascio un valore di 5, clicco su OK e poi dal menu del metodo di fusione vado ad applicare il metodo sovrapponi. Se nascondo l'ultimo livello e lo rendo di nuovo visibile, vedo la differenza. Abbiamo aggiunto un contrasto efficace, poco invasivo e assolutamente naturale. Vedete com'era? Vedete com'è? A questo punto non mi resterà che andare a selezionare di nuovo con il tasto CTRL o Command da tastiera il livello 4 e il livello 4 copia e andare di nuovo a riunire questi 3 livelli in un unico livello. Quindi di nuovo la combinazione di tasti CTRL, ALT, SHIFT E. Ho ottenuto la mia immagine. Ora anche tu sei padrone di una tecnica che puoi utilizzare per creare delle fantastiche immagini in bianco e nero. Mi raccomando, non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e su tanto altro ancora. Ciao, grazie, al prossimo video!